tutti, oggi video unboxing. Ho fatto un ordine, diciamo così, primaverile, visto che le giornate stanno diventando sempre più belle e calde, e quindi lo volevo aprire insieme a voi. Quindi, armata di forbici e mollettoni, andiamo ad aprire il mio pacco. Non è un ordine molto grande, perché è il primo ordine appunto primaverile, diciamo così, quindi non è quello dove poi c'è anche tutto l'estivo, e diciamo così che iniziamo con i primi filati, i primi progetti primaverili, ma non ecco troppo leggeri, perché insomma sì, le belle giornate ci sono, ma devo dire la verità che comunque ci sono anche delle giornate freddissime. Dunque, non ve l'ho fatto vedere, aspettate, ve lo faccio vedere, ma io sapevo già che cosa c'era. Ta-da! Un sacco di rocche. Questa volta è stato un caso chiaramente, ma praticamente quasi tutte rocche. Bene, partiamo da Iggy. Chiaramente questo filato in cotone penso che lo conoscete già tutti, è l'Iggy, è un filato 100% in cotone, mercerizzato, bellissimo. A me piace molto, ho fatto diverse cose con l'Iggy, questa volta ho preso del bianco, adesso non ve li faccio vedere tutti, perché il bianco serve sempre. Ho in mente diversi progetti dove appunto c'è il bianco, e quindi ho iniziato a prendere così dei gomitoli proprio per iniziare. Poi ho preso l'Iggy, speriamo che ci sia scritto perché il colore non me lo ricordo se è celeste, cielo, turchese, ecco, c'entrava niente. L'Iggy turchese, anche qui sono più gomitoli, perché sta arrivando la Pasqua e come sapete io ho sempre un progettino per Pasqua e mi serviva il turchese. Continuiamo con Drake. Di Drake ne ho presi diversi. Questo è un filato in cotone 100% ecologico e riciclato. Vediamo se c'è scritto. In 50 grammi ci sono 125 metri, praticamente anche nell'Iggy in 50 grammi ci sono 125 metri, ma vedete questo è un cotone un po' più grande perché infatti dice che si lavora con i ferri del 4 o del 5. Io ho preso diversi gomitoli nella colorazione orchidea, come vedete, aspettate, eccolo qua, come vedete questo è un cotone opaco. E l'ho preso anche in verde, adesso vi dico se si chiama solo verde, vediamo, verde, e l'ho preso anche in verde, sempre Drake, perché solitamente che qui diversi gomitolini, solitamente io sono una persona con diciamo così, con dei gusti abbastanza classici e tranquilli, almeno così mi dicono. Però in realtà delle volte, non so, forse con l'arrivo della primavera, poi l'estate, do dei colpi di testa, diciamo, me lo dicono gli altri, perché però alcune volte me ne rendo conto, perché ogni tanto mi piace fare degli abbinamenti, diciamo così, insoliti, forse insoliti per me, ecco. Per cui questi due andranno assieme. Ditemi voi se non vi viene in mente un prato primaverile. E poi è veramente, non so come dire, nel guardarli mi viene proprio, è vitaminico, no? Mi dà energia, mi piace molto, e quindi ci sarà un progetto così. Tra l'altro, poi vi farò vedere se vi interessa, oppure ve l'avevo già parlato, comunque della teoria dei colori. Ve ne avevo sicuramente già parlato, ho fatto diversi video che nel caso vi metto qui sopra, ma ho anche dei libri specifici, ecco, forse qualcuno ve l'ho fatto vedere, comunque ho dei libri per l'abbinamento dei colori. Ora, non è che propriamente, come dire,
mi ispirano, ecco, sono libri di ispirazione, perché non è che sono libri di abbigliamento, sono libri più che altro di fotografie, diciamo così, mi servono anche da ispirazione. Ma proseguiamo con il nostro ordine e abbiamo le codogni. Ecco, qui non c'è scritto, quindi ve lo dico dopo. È una rocca, come vedete, da 200 grammi nella colorazione bianco. Non mi ricordo però né i ferri né quanti metri sono. È bello grosso, questo è anche abbastanza ritorto. Le codogne, a dire la verità, c'era già in Gomitoli anni fa, e adesso hanno fatto la rocca ed è diverso dal Drake. Sono tutti e due ecologici, ma sono diversi. Le codogni, se è quello che mi ricordavo, è più strutturato e forse perché è un po' più ritorto. Non so se riuscite a vedere. Aspetta, adesso vi faccio vedere anche l'altro. Quindi ho queste rocche di Ecodogni e l'ho preso anche in color cielo. Aspettate che io questi li infilo dentro, perché sennò poi non so a che cosa si riferisce. Questo è un colore, ragazzi, cioè è stupendo. Io penso sia il mio colore preferito in assoluto. Io ho tutta la casa al mare così, perché mi piace tantissimo e penso che questi due andranno insieme. Penso anche di questo. Ho preso un'altra rocca, poi vado a cercare, semmai metto qui sotto o qui sopra quanti metri sono le codogni per 200 grammi e i ferri e gli uncinetti consigliati. Vediamo un po', perché a memoria non lo ricordo. Poi ho preso il Lennon nella colorazione cipria. Questi sono 250 grammi, vediamo se per caso no, va bene, ok. Vi devo dire tutto, adesso semmai prendo il telefono e ve lo leggo, se no diventa... Ed è un filato che io avevo già preso, ma non mi bastava, quindi ne ho preso un altro, visto che c'era dello stesso bagno di colore. È meraviglioso perché ha dentro delle micro paillette bellissime, e infatti non solo l'ho preso in cipria, ma l'ho preso anche in color naturale. Che c'è scritto, mannaggia, no, ci sono delle scritte ma non c'entrano. Eccolo qua, color naturale. Le paillette qui sono in oro rosa, color cipria, qui sembrano dorate, ma sono veramente, vedete, molto discrete. Devo fare un progetto. Chiaramente devo fare un progetto, io ve lo dico, ma chiaro, uno prende le cose per fare i progetti. Ho preso anche un Sinatra nella colorazione marine. Questo è 200 grammi di filato. Io avevo già lavorato il Sinatra, mi è piaciuto tantissimo, quindi l'ho preso anche in questa colorazione, è bellissimo. Io ho fatto un crop top, mi sembra che l'ho chiamato Boston. Se volete vi lascio qui sopra il link, così nel caso qui chiaramente farò qualche cos'altro, ma se volete c'è anche il crop top Boston. È veramente bello, sfuma vedete, allora partiamo noi a descriverlo. Dal bianco c'è questo lamé azzurro e poi passa al blu. È veramente bello. Anche di questo non c'era scritto con che ferri e quanti metri, appunto vi faccio sapere, quindi ne ho presa anche un'altra. E poi ultima rocca, questo è il King, è una fettuccia in misto cotone nella colorazione perle, sono 250 grammi. Per me questa è la primissima volta.
Vediamo un po' com'è, se riesco. Ok, sì, riesco a farvela vedere così. È una fettuccia, ma vedete, è molto morbida. Secondo me, questa l'ho presa perché in una diretta della Chris, del canale L'Angolo di Chris, stavamo parlando e mi ha detto: non hai mai provato la fettuccia King? Provala, vedrai, è bellissima. Io con le fettucce, no, non è che non mi trovo bene, dipende se sono morbide come questa, sì, perché se no quando le lavoro iniziano a girare, mi risultano alcune, chiaramente non questa, in effetti è vero, aveva ragione Chris, risultano magari dure, cioè si induriscono perché chiaramente la fettuccia è già, vedete, lavorata. Se in più fa questo gioco diventa ancora più torta, invece no, questa devo dire veramente molto morbida. Mi piace, adesso vi farò sapere anche di questo. Mannaggia, non mi sono preparata prima, perché a dir la verità, sì, io so che cosa ho ordinato, ma non mi ricordo mai che le rocche non hanno la fascetta e quindi vabbè. Bello. Questo vedremo. Avevo pensato un qualcosa, ma se avete idee suggeritemele qui sotto nei commenti, perché in realtà l'ho preso per provarlo e non avendolo mai provato ho detto posso fare questo o quello, però quando arriva e lo vedo, lo provo, ecco, magari scelgo cosa fare. Adesso vi lascio un attimo perché vado appunto a prendere il cellulare per leggere metri e uncinetti ferri consigliati di queste rocche. Ok, ho preso il telefono e quindi iniziamo con l'Ecodonni. Dice gomitolo cotone ecologico riciclato, composizione 100% cotone, 100% sostenibile. Poi ci sono tutte le certificazioni e dice che in 200 grammi ci sono 240 metri. I ferri consigliati sono dal 6 al 7 e l'uncinetto dal 5 al 6. Poi vediamo il Lennon, è un filato in rocca con inserto di micro paillette, la composizione è 69% cotone e 31 poliestere, il peso è 250 grammi e ci sono 600 metri. Ferri consigliati vanno dal 5 al 7, l'uncinetto dal 4 al 6. Poi abbiamo il Sinatra, questo che è una fettuccina, ma di quelle che vi dicevo morbida. Infatti dice fettuccia estiva con inserto lurex, composizione 82% viscosa, 10 fibra metallica, 8 poliammide in 200 grammi. Dov'è? Non lo trovo più. 200 grammi ci sono circa 540 metri. Consiglia i ferri dal 5 al 7 e l'uncinetto dal 4 al 6. E in ultimo abbiamo il King, fettuccia in rocca, composizione 60 cotone, 40 acrilico, 250 grammi per 500 metri. Consigliano i ferri dal 6 all'8 e l'uncinetto dal 5 al 7. Quindi questo ve li ho detti perché se no non aveva molto senso. E adesso passiamo a vedere che cosa c'è nel pacchetto, anzi prima ci sono delle cose fuori dal pacchetto. Allora, marcatori a lucchetto, ma di quelli che hanno i cuoricini. Perché? Perché servono sempre e servono sempre. No, è che, allora, diciamo la verità. Alle amiche, che bello, di qua. No, te uno, non me ne sono rimasti quasi più. Ecco, principalmente questo. Poi li prendo, poi, ecco, prendili, però io sono rimasta senza. No, poverine, non è che, però. Poi abbiamo i moschettoni ad anello, color oro, 18 mm, questi servono per le borse, ma non solo.
stessa cosa in argento, sempre 18 mm, poi li ho presi più grandi, infatti sono 25 mm. Vi faccio vedere stessa cosa anche in argento, vi faccio vedere come si riesco ad aprirne uno senza fare un guaio. Sì, questo, dai. Ok, vi faccio vedere come si aprono questi moschettoni, così. Sono comodissimi, sono comodi sia per mettere le tracolle, cioè da mettere e togliere senza però il classico moschettone. Pensate che mia figlia me li ha chiesti in prestito anche per una collana di perle che messa normalmente, quindi che gli passava dalla testa, era comunque lunga tipo questa. A lei così lunga non piaceva, voleva fare il choker, solo che doppio non ci riusciva. E allora cosa ha fatto? Anziché infilarsela, l'ha presa, l'ha messa dietro e l'ha unita con uno di questi. Quindi diciamo che sono sempre molto utili anche come portachiavi, per appendere alle borse e le nappine, piuttosto che, insomma, io li trovo sempre utilissimi. Poi ho preso, sì, questa è la chiusura pulsante small oro, non so se avete capito, ma vorrei fare una borsa, quindi qui ci sono tutte, bisogna stare attenti alle vitine, Quando voi le trovate in un sacchettino, ma questo sacchettino è aperto, quindi attenzione perché qui ci sono queste micro vitine che non vanno perse. La chiusura arriva tutta bella, oh mamma, protetta. Ecco qui, ci sono queste plastichine che proteggono, poi le tolgo bene. Ed è una chiusura pulsante, quindi schiacciando si apre. Adesso vi faccio vedere anche il pulsante, anche qui ha tutte le sue plastiche, anche alle viti, oddio, un casotto, accontentatevi, è di quelle così che poi dopo si aprono. Rimetto tutto via perché hanno le vitine appena, non vorrei perdermi le viti, ok? Quindi la chiusura. E poi vediamo cosa c'è nel sacchetto. Tiro fuori tutto, Ok. Allora, abbiamo il bottone magnetico 18 mm nella colorazione oro. Se riesco ad aprirlo ve lo faccio vedere. Ho gli occhiali, ma qua è trasparente, sì, ok. Qui ci sono tutti e questi sono magnetici, ecco, tanto magnetici, ragazze, tanto magnetici, per cui aprirli così con le mani, oddio, non ci riesco. Vediamo se no, ragazze, vanno, li devo prendere con le pinze perché con le mani non riesco. Però, allora, sono bottoni magnetici con le alettine che si chiudono, tengono tanto, ecco, come avete visto abbiamo fatto la prova che tengono, le borse non vi si aprono tranquille. Ho preso questi color oro, anche questi sempre oro, scusate, sono uguali. Poi ho preso questi qui invece che sono quelli da cucire, sempre magnetici. Eccoli qui, degli altri classici magnetici da cucire. Poi ho preso le si chiamano, sapete che non lo so come si chiamano, le asoline da mettere negli occhiali per fare il portaocchiali, perché come avete capito io portaocchiali non ne ho e tutte le volte gli occhiali fanno questa fine, ma si allargano. Se no li devo tenere così, tipo, sembra una nonnetta, ma mi danno fastidio. Poi ho preso questi bottoni automatici,
sono così, maschio e femmina. Aspettate che questo lo apro, bellissimi. Non si vede nulla con questi, perché a parte che anche se si dovesse vedere, guardate che sono veramente veramente belli, ma poi si chiudono così. Questo per un progetto, non vi spoilerò niente, anche se, cioè, più spoilerata di così. Poi ho preso questi bottoni, non mi ricordo il nome, qua non c'è scritto, sono in madreperla, mi ricordo però che sono da 2 centimetri in vera madreperla, sono bellissimi. Nel color mi sembra ciclamino o rosa, mi ricordo ciclamino e verde, non so se vi dice qualcosa. E poi ho preso 2 bottoni gioiello, i bottoni gioiello Diana in oro, ve lo faccio vedere, questi sono stupendi, no, ditemi, cioè ditemi voi che roba, questo non è un bottone, un gioiello, non devono mettere bottone, cioè guardate come se fosse al posto, è come brilla, è bellissimo. Avevo pensato anche di metterlo in alcune mollette, perché quando lavoro, che sono così, sì, o mi tiro sui capelli, cioè faccio la coda, faccio lo chignon, o se no ce li ho sempre dietro le orecchie, mi danno fastidio, comunque mi danno fastidio, e allora ogni tanto mi metto delle mollette tipo le bimbe, ma cioè altro che molletta da bimba qua, bellissima. Oppure ecco, come veramente come gioiello per una collana, una spilla, bellissimi. E il mio ordine, se non sbaglio esatto, finisce qui. Quindi io vi aspetto, eccolo, vedete cosa faccio? Poi non sto bene, mi vengono le orecchie a sventola. Allora, io vi aspetto nei tutorial che farò, vi chiedo un pochino di pazienza, ve l'ho chiesto milioni di volte, perché purtroppo un'altra volta abbiamo qualche problemuccio, diciamo così, di salute, e quindi siamo molto spesso dai medici, però andiamo comunque, continuiamo ad andare avanti, quindi vi aspetto nei vari tutorial. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!